per il wrestling non è vero amore, perché l'amore è egoistico. L'amore è qualcosa che ti fa star bene, quindi lo ami. È passione, pura ossessione. Ossessione, e sembra brutto in realtà l'ossessione per uno sport è quella che poi ti fa migliorare. È la passione che spinge sempre. Questo forte amore spinge sempre. Soldi o non soldi, ovvio, se tu fai più soldi sei più contento. Però cioè, devi essere proprio innamorato di questa disciplina per farlo diventare il tuo lavoro e per dare tutto quello che hai. Cioè, questo è sempre comunque una grossa passione, anche quando diventa il tuo lavoro, peggio. Qual è il tuo primo ricordo del wrestling? Vai, E- spara, dopo ti dico il mio. Eddie Guerrero. Eddie Un Guerrero. match di Eddie Guerrero non Quale? mi ricordo. Non ti ricordo. Io mi Quale? ricordo invece una replica di WrestleMania 3 insieme a mio papà Sì? di Hulk Hogan contro Under the Giant su la 7 tipo. Era uno di quei canali lì stupidi, tipo i canali che dopo qualche anno hanno iniziato a dare i porno a mezzanotte. Io ho sempre guardato wrestling da quando avevo 5 anni con mio nonno, perché non lo so perché mi facesse vedere wrestling e quindi avevo sempre questo amore spasmodico per questa cosa, cioè mi piaceva tanto, mi è sempre piaciuto tanto, però da lì a pensare di diventare io un wrestler non ci avevo mai pensato, cioè io continuavo a guardarlo anche fino all'età adolescenziale, continuavo, però non avrei mai pensato di diventare un vero wrestler. Eccolo qui Imbe, carico come non mai. Imbe lo vuole quel titolo, Imbe ha battuto Blake in un match 1 contro 1 e adesso però vuole il riconoscimento, vuole il titolo Wild. Perché quando ti trovi sul ring e sai che devi fare qualcosa in quella maniera, sai che il pubblico si aspetta da te qualcosa, perché quando ti inizi a creare un nome come il nostro, il pubblico si crea delle aspettative. E queste aspettative vanno mantenute. Io non posso salire sul ring e fare un match di merda, perché la gente sa che Mirko Mori deve fare un match della Madonna quella sera. Sa che se sono contro un avversario che è degno di Mirko Mori, o Mirko Mori è degno del suo avversario, sa che deve fare un gran match. E quelle lì sono le aspettative che il pubblico ha, e la paura di distruggere le aspettative del pubblico è ben più grossa di qualsiasi altra paura che puoi avere nel wrestling. E noi dobbiamo mantenere sempre l'aspettativa alta, dobbiamo mantenere sempre dei ritmi alti, perché se hai paura sbagli. I wrestler professionisti fanno un match al giorno. Cioè, se io devo fare un match al giorno per vivere, perché è il mio lavoro. Se io al primo match della settimana mi faccio male, io ho finito di guadagnare. Quindi io devo arrivare a fare 5-6 match a settimana per essere un professionista. Se io al lunedì mi sono già rotto, basta, è finita, non guadagno più. Cioè, il mio lavoro è finito. Uno non può, secondo me, prenderci sempre dei rischi troppo alti, ma anche nelle manovre ci sono palcoscenici e palcoscenici. In certi palcoscenici ti prendi dei rischi maggiori perché puoi giocarti il fatto di prenderti dei rischi maggiori. In altri palcoscenici non ti prendi dei rischi maggiori perché non ne vale la pena. Quando ti fai male, e succede spesso in un match, io ho notato che ti fai male sempre con le cose più basi, con le, tra virgolette, le cagate. Cioè, perché in una mossa che tu reputi semplice, abbassi l'attenzione perché dici tanto è semplice, riesco a farla, e lì è lì che sbagli e ti fai male. Purtroppo succede molto molto spesso così. Allora, sacrificare, per quanto possa sembrare incredibile, uno deve sacrificare tantissimo. Cioè, anche un wrestler italiano sacrifica tantissimo per il wrestling. Io ho sacrificato probabilmente tutte le mie relazioni per il wrestling, ho sacrificato anche relazioni di amicizia per il wrestling, perché comunque gli eventi sono il sabato sera e il mio obiettivo non è fare un match al mese,
me cercare di fare un match a weekend. Io do tutto quello che ho per il wrestling perché è quello che io voglio diventare, un pro wrestler. Allora, una cosa è, o mi trasferisco là, cioè uno Ok. si trasferisce là, si allena là, si fa conoscere da sé. Ok, esatto. Se invece tu stai qua, farsi conoscere è molto più difficile. Devi trovarti nel posto giusto, al momento giusto, con la persona giusta. Cioè, devi sì, farti vedere esatto. dalla persona giusta. Come è perché- successo un po' a Franz. Sì, Franz si è trovato nel posto giusto, al momento giusto, visto dalla persona giusta. E poi da sua bravura ha fatto tutto il resto, Poi ovviamente. ovvio, devi avere talento, devi essere bravo in quello che fai. Certo. Però bello il panorama di Brescia, eh. Bello portarci la morosina. L'hai mai portata l'amorosa qua? Io in realtà non ne ho memoria di aver portato qua l'amorosa. Però può essere, nel senso. Il wrestler è quello che gira. Cioè non esiste il wrestler fisso nella federazione. Sì, un po' stiamo entrando più in un'ottica avanzata, più in Poi un'ottica internazionale. internazionale, sì, è vero, è vero, è vero. Ma io lo vedo bene comunque il wrestling in Italia, cioè anche all'estero, dagli stranieri che vengono agli show in cui partecipiamo, ne parlano bene e, Sì, è vero. e l'ottica è molto cambiata rispetto agli anni Se tu passati. calcoli che negli ultimi anni sono proprio i wrestler internazionali che si propongono alle federazioni italiane, vuol dire che qualcosa sta migliorando. E sta cambiando. Abbiamo riunito i BBB per la SIW, cosa che ci eravamo ripromessi di non fare e presumo che sia stata l'idea più bella che abbiamo preso negli ultimi anni, quella di ritornare come i BBB, perché da quando l'abbiamo fatto il pubblico ci è ancora più addosso, abbiamo molti più booking, abbiamo molte più date, quindi è stata la scelta migliore. Da quando abbiamo debuttato in SIW il nostro cammino che stiamo percorrendo si è diviso, perché come tu ben sai, come tutto il pubblico sa, abbiamo intrapreso strade diverse. Io con i pazzi sclerotici del Beer Club, lui molto più metodico e lavoratore di gambe e braccia, quindi abbiamo diviso un po' il nostro cammino, però sempre insieme. Ora con la metro, la mobilità che funziona un po' meglio di una volta. Mi ricordo quando dovevamo andare allo show, che ci dovevamo spostare con i busterini. E tra l'altro mi ricordo che il sabato proprio era il giorno, o il martedì era. No, avevamo martedì e sabato. Martedì e sabato. E il martedì era il giorno busterino più kebab. Sì, mi ricordo. In Italia il wrestling è visto molto come uno sport di nicchia. Purtroppo c'è questa mentalità sbagliatissima che il wrestling è una cosa finta. E poi vabbè ci sono stati i media che hanno sparlato del wrestling e quindi ci hanno tagliato le gambe un sacco e non siamo ancora riusciti ad uscirne benissimo da questa cosa. Serve qualcuno che metta i soldi e dica io punto tanto nel wrestling per farlo arrivare alle TV nazionali. Se il wrestling italiano arrivasse in TV nazionale potrebbe piacere come potrebbe non piacere, però avremmo sicuramente più rilevanza. La dieta prima degli show. Diciamo che abbiamo un Imberardi molto atletico, con una dieta ferrea, al contrario un Mirko Mori che diciamo che si coccola prima degli show, rimane coccolato. Non penso che la cena del giorno prima dello show sia la cosa fondamentale. Domani avremo un match contro il Lycos Gym. Penso che sia uno dei match più importanti dell'intera nostra carriera, ex campioni Progress, e con una preparazione atletica gigantesca, e la nostra preparazione atletica al momento è quella di 2 ragazzi infortunati. Speriamo che vada bene domani, speriamo di riuscire a fare un grande spettacolo per il pubblico. Però devi andare là in focus, cioè totalmente focus su quello che devi fare, totalmente in focus sul match, totalmente in focus sulla preparazione fisica che hai in quel momento, cioè, totalmente concentrato. Questo. A Brazilian Jiu Jitsu imparo delle cose che riesco a riportare sul ring e mi sta insegnando tanto. Da quando faccio Brazilian Jiu Jitsu è migliorato molto il mio cardio, mi sta aiutando tantissimo perché è molto impegnativo. Cioè anche fare sparring contro un altro avversario che non vuole cedere le tue manovre è difficilissimo. Il nostro plus andiamo a 200 all'ora ed è
quello che tanti in Italia non riescono ad avere e quindi è quello che ci diversifica un po' dagli altri, no? Il fatto che noi abbiamo un ritmo altissimo e il Brazilian Jiu-Jitsu ovviamente mi sta aiutando, come mi sta aiutando a allenarmi in palestra, perché comunque bisogna sempre tenersi allenati. Se non ci sarà, prometti, per sempre sarai, prometti. Come si prepara Mirko i match? Quanti anni fa abbiamo iniziato a lottare costantemente? 2015? In singolo intendi? Sì, singolo. E 2016 costantemente. In 2015-2016 è stato un po' l'approccio che abbiamo avuto. Alla fine noi abbiamo iniziato a fare dei match completamente diversi in Italia, ok? Siamo stati noi a fare dei match completamente diversi, perché se guardi l'era prima della nostra erano molto match old school, quindi Sì. con i passaggi. Siamo arrivati noi a gamba tesa, io, te, Franz, Ci hanno criticato Jester, un sacco. e abbiamo preso un Ci hanno sacco criticato di tantissimo. merda. Abbiamo preso un sacco di merda. Però guarda adesso come lottano tutta Italia. Fa quello che noi facevamo nel 2015, quello che cercavamo di fare. Sì, Tutta Italia però fa questo. Ci avevano criticato veramente tanto. Cioè, Certo. Noi abbiamo portato quello che erano i BBB in SAW e ci ha dato una continuità, quindi un farci vedere dal pubblico continuamente come BBB, quindi il pubblico ha iniziato a abituarsi a questi BBB e non più una cosa mese, dopo 3 mesi c'è un altro match, dopo 4 mesi c'è un altro match, ma è stato ogni settimana vedere i BBB e sentire parlare dei BBB. secondo me la SW ci ha dato una grossa mano, quello è innegabile. E noi abbiamo messo il resto. Perché come diceva Mirko, la continuità ha fatto la differenza. Cioè la continuità legata anche ai risultati dei match probabilmente buoni per chi li guardava e ci ha aiutato ad avere questa grossa crescita da post Covid in poi, perché BBB non dico che prima, cioè però prima non facevamo tanti match come BBB, cioè uno ogni 3 mesi, uno ogni 4 mesi, poi lottavamo in singolo, uno per i cazzi propri. Poi abbiamo avuto un'esplosione come Bricks and Bone Breakers e speriamo che continui. Io sono dell'idea che i momenti chiave sono quelli che riesci a trasmettere anche al pubblico. Quindi quando riesci a trasmettere che hai sbloccato, hai fatto uno step in più e anche il pubblico lo percepisce, allora vuol dire che c'è stato un momento chiave della tua vita. Per me sono stati tanti momenti, nella maggior parte di questi sono sempre stato in ring con Imbe, ed è per quello che io dico che è praticamente la mia metà sul ring. Quando abbiamo deciso di stare in coppia, quando ha debuttato lui, quando lui ha vinto il numero 1, è stato un momento chiave per entrambi. Ho sempre questa cosa che voglio dimostrare di essere all'altezza. Io mi metto sempre in gioco, soprattutto con Mirko, ho sempre tanto questa sfida con Mirko, mostrare chi è il migliore tra noi due, ma dobbiamo essere all'altezza anche con Franz. Noi viviamo di queste cose, cioè questo ci spinge continuamente a migliorare. Noi siamo così, se noi non avessimo questa cosa non saremmo noi. Anche oggi sappiamo che abbiamo male alla spalla, male alle caviglie, però sappiamo che gli avversari è gente importante che potrebbe parlare bene di noi, allora devi spingerti un po' di più.
la fatica che fai per questo sport, se non hai una vera passione, se non hai una vera ossessione per questo sport, inizia a pesare, e ne ho visti tanti mollare. Tu devi avere l'obiettivo di diventare il migliore di tutti. Cioè io salgo sul ring con la fame di dire ora dimostro a tutti che io sono il migliore. Ciao. Ci vediamo a Roma. Ciao. Ciao, buona serata. Grazie di tutto. Ciao ragazzi. Ciao, buona serata. Sì, anche perché adesso se comincia a fare il match con noi, figa, lo massacriamo. Siamo cattivi, Lui è per più di me. Però non puoi metterti a pensare se andare a destra o a sinistra sul ring in momenti di fight. Perché non l'ho mai fatta una cazzo di mossa di merda. Pensavo veramente, buona, io non ho bisogno di fare questo, finché poi la Rising Sun non mi ha chiamato per fare un match e mi ha detto guarda Nico, ho LJ Cleary in card e vorrei metterlo contro di te. Ho detto cazzo, io non posso mollare prima di fare un match con LJ Cleary, e quindi ho detto vabbè, faccio questo match e poi si vedrà. Ho fatto il match è andato bene, mi sono iper divertito e questo mi ha dato, cazzo, ho detto io non posso mollare questo mondo, cioè, mi ha dato un sacco di emozioni quel match, ho detto io non posso mollare tutto questo, se io mollo tutto questo mollo tutto quello che sono, e quindi da lì ho detto no, continuiamo. L'obiettivo che ti prefissi quando inizi un sogno come questo, diventare la star come lo erano per te quando eri piccolo John Cena, Hulk Hogan, Undertaker, diciamo che è il sogno, però capita anche a volte che non arrivi ai tuoi sogni anche stringendo i denti e cercando di ottenere dei risultati, diciamo. Che arrivi ad un punto nella vita nella quale non è che devi decidere, però i dolori sono tanti. Il giorno in cui quitto il wrestling sarà come se la mia anima si spezza in due e muore una parte della mia vita. Quando sei pronto a morire per la tua passione, vuol dire che sei infermabile, implacabile, puoi ottenere tutto. E io mi sento pronto a morire sul ring.